Quindi appena vedo questa mi rendo conto che ci sono cose che si ripetono e vado di sostituzione. Prima però noto che questo oggetto qui lo posso riscrivere come 3 alla x per 3 alla 1. Infatti se poi li unisco con le proprietà delle potenze otterrei x più 1. E quindi una volta che stabilisco questo vado a fare la mia sostituzione e quindi al passaggio successivo dico che 3 alla x è uguale a t. In questo modo qui ottengo 3t meno 1 su t meno 2 uguale a 0. Vado a moltiplicare tutto per t. Se moltiplico tutto per t mi viene 3t alla seconda meno, se qui faccio t su t viene 1, meno 2t uguale a 0. Quindi da qui riordino un attimo la faccenda, quindi 3t quadro meno 2t meno 1 uguale a 0. Da qui non mi resta che risolverla. Posso per esempio procedere di delta, quindi delta uguale b alla seconda meno 4ac uguale a meno 2 alla seconda meno 4, il valore di a che è 3, il valore di c che è meno 1, uguale a 4, meno per meno più, 4 per 3, 12. Quindi qui viene 16 e che posso riscrivere come 4 alla seconda. A questo punto vado a calcolare t1,2 che è uguale a meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a, che è uguale, meno b sarebbe 2, la radice di delta è 4, diviso 2 volte a, quindi diviso 2 per 3. Arrivati a questo punto mi rendo conto che posso dividere tutto per 2, quindi diventerebbe 1 più o meno 2 fratto 3. Quindi da qui distingo i due casi, il caso con il meno e il caso con il più. Quindi 1 meno 2 fa meno 1 e poi devo dividere comunque per 3. 1 più 2 fa 3, 3 diviso 3 fa 1. Quindi questi qui sono i miei risultati che, attenzione, sono in t. Devo comunque ricordarmi che se dico che t è uguale a meno un terzo, mi ricordo che la t vale 3 alla x. Allo stesso modo 3 alla x è uguale a t che è uguale ad 1, ma 1 è uguale a 3 alla 0. Quindi ho riscritto semplicemente le cose. È ovvio che se ho un esponenziale uguale ad un numero negativo è impossibile, perché abbiamo detto che l'esponenziale è sempre maggiore di 0. Quindi questa cosa non è possibile prenderla in considerazione. Invece, per quanto riguarda questo, scopro che mi basta fare un'uguaglianza tra esponenti e ottengo che x è uguale a 0, che poi, guarda caso, è il risultato del mio esercizio. Quindi, andando a rivedere il tutto, abbiamo fatto la sostituzione in t, poi abbiamo moltiplicato tutto per t, siamo giunti ad un'equazione di secondo grado che abbiamo risolto normalmente, come una qualsiasi equazione di secondo grado. Successivamente sostituisco ed è così tutto risolto.